C'è un tempo per ogni cosa, per sognare e per viaggiare. Ci sono luoghi, fra terra e mare, dove la storia naviga da millenni. C'è una regione unica, la Toscana, dove non è raro che i sogni si avverino. È da Capraia che si inizia a sognare, nella più selvaggia tra le isole dell'arcipelago toscano, più vicina alla Corsica che all'Italia. Qui, dove fino a pochi decenni fa esisteva una colonia penale, i pochi abitanti accolgono i viaggiatori che trovano un piccolo grande paradiso naturale, lungo i percorsi di trekking sulle rocce vulcaniche, nelle profondità del mare, dove migliaia di colori popolano i fondali, richiamando gli appassionati del diving. Pochi minuti di navigazione la collegano all'isola d'Elba, la principale dell'arcipelago toscano, terza per dimensioni in Italia dopo Sicilia e Sardegna. Anche qui il sogno continua, costeggiando la penisola dell'Enfola, celebre per alcuni tra gli scenari subacquei più ricchi del territorio. Scogliere a picco sul mare, spiagge dorate di sabbia finissima e acque cristalline dalle 1000 sfumature sono tutelate da un parco nazionale esteso per quasi 80.000 ettari. Ma l'Elba racconta anche una storia dell'uomo, che inizia in epoca preistorica per proseguire con un intenso avvicendarsi di civiltà, spesso in lotta per la sua conquista. Se oggi sono soprattutto i turisti a popolare le sue coste, nel tempo si sono succeduti Greci, Etruschi e Romani, Longobardi e Saraceni, Repubbliche Marinare, Spagnoli, Inglesi e Francesi. Prima dell'annessione al Granducato di Toscana, l'Elba è stata per poco meno di un anno un principato napoleonico. Durante l'esilio, Napoleone Bonaparte ha concretizzato anche nell'isola il suo desiderio di governare. Napoleone ha vissuto all'Elba 10 mesi, dal maggio del 1814 al febbraio del 1815. Volle fuggire dall'Elba dando una grande festa di carnevale e forse questo può farci capire già subito che cosa sono queste due residenze. Sono le residenze di un imperatore in esilio, e quindi sono piccole, ma hanno le stesse identiche allineamento di stanze, eccetera, delle corti imperiali di Parigi. A Portoferraio, le ville dei Mulini e di San Martino hanno ospitato la vita pubblica e privata dell'imperatore. Oggi sono la sede di 2 musei nazionali. Però vi sono delle cose importantissime, soprattutto la biblioteca di Napoleone, cioè i libri che vi sono libri bellissimi che vengono direttamente dalla biblioteca di Napoleone a Fontainebleau e che tutte le fonti ce lo raccontano, lui stesso le scelse uno per uno la sera dell'abdicazione. Anche dopo la sconfitta, Napoleone non aveva rinunciato al proprio amore per la conoscenza. I volumi raccolti, fatti arrivare dall'Italia e da Parigi, sono oltre 2000. Ma in quei 10 mesi di esilio, l'imperatore non si era limitato a coltivare la propria cultura. Probabilmente l'Elba prima di Napoleone era una situazione abbastanza precaria, ecco, non c'erano stati grossi interventi, quindi la prima cosa che si preoccupa sono le strade, l'igiene, poi l'organizzazione di tutta anche l'economia dell'Elba, a cominciare dalle miniere, a cominciare dalla pesca e anche aveva in mente di fare un grande granaio nell'isola di Pianosa. La ricchezza dell'Elba nasce dalla terra stessa, dalla bellezza delle sue spiagge e dai giacimenti minerari. Attive fino a pochi decenni fa, le miniere continuano a generare ricchezza, non più materiale, ma storica e culturale.
L'Elba deve puntare non soltanto sul turismo sole mare, ma anche su un turismo differenziato, su un turismo culturale, e quale meglio occasione che non far sì che questo, che fino a ieri era un giacimento industriale, oggi sia un giacimento culturale e turistico. La presenza del ferro, una sorta di petrolio dei tempi passati, riecheggia nel nome stesso di Portoferraio e del monte Calamita, ma il ricordo delle miniere non suscita un sentimento di nostalgia. Gli elbani amano molto di più il mare, anche perché la miniera è sempre stata un'attività faticosa, un'attività anche di sfruttamento. Tutto avveniva, come dicevano i vecchi minatori, a zappa e coffa. Quindi la zappa sappiamo tutti che cos'è, la coffa era una cesta con 4 manici che serviva per la caricazione del minerale, e tutto veniva fatto a braccia, quindi era un lavoro davvero bestiale. La ricchezza mineraria dell'Elba si ritrova anche nel nome che le diedero gli antichi greci, Aetalia, dalle scintille dei suoi forni. I poemi epici narrano che a Portoferraio anche i leggendari argonauti alla ricerca del vello d'oro avrebbero riparato con il ferro le loro navi. Quando si attracca a Portoferraio, risulta subito evidente che anche il centro abitato ha molto da offrire e pinne e boccaglio possono attendere almeno qualche ora. Nel Cinquecento Portoferraio era chiamata Cosmopoli, dal nome di Cosimo de' Medici. La presenza medicea è ancora palpabile nei resti delle fortezze che furono costruite, spesso su strutture difensive più antiche. Il forte Volterraio era stato voluto un secolo prima dalla Repubblica Marinara di Pisa. La fortificazione riuscì a proteggere gli Elbani da un'incursione saracena. Se i viaggiatori riescono a lasciare la bellezza dell'arcipelago, è perché sanno che anche la Toscana continentale riserva molti luoghi da scoprire. Dalla rocca di Populonia le isole si intravedono ancora in lontananza. Il castello è stato costruito nel 400 per volontà degli Appiani, una famiglia decisiva per il rafforzamento difensivo della città. Oggi le mura circondano un borgo medievale privato, sui cui vicoli si affacciano piccoli negozi e boutique eleganti. La vera celebrità di Populonia sta nelle sue origini etrusche. Le testimonianze archeologiche, dalle tombe monumentali ai resti degli edifici in pietra, si estendono sul promontorio per circa 80 ettari. Il museo raccoglie un gran numero di oggetti della vita quotidiana e di corredi funebri. Unico insediamento etrusco affacciato sul mare, nel IV secolo a.C., era soprattutto un importante fulcro commerciale e produttivo, grazie ai forni che fondevano il ferro proveniente dall'Elba. Negli anni 60, oltre 500 ettari di terreni paludosi, campi e pascoli sono diventati una delle prime oasi italiane del WWF, luogo di sosta e di passaggio privilegiato da numerose specie di uccelli. Non lontano da Livorno, lungo la costa tirrenica, la zona si trova all'interno della tenuta San Guido, celebre per una lunga serie di vittorie, a cominciare da quelle dei propri cavalli. Ma diciamo che la razza Romano Giatta dall'inizio del XX secolo fino agli anni '80 è stata la scuderia, senz'altro la scuderia italiana più importante. Federico Teggio, che è stato il fondatore, è ancora oggi considerato il più grande allevatore di tutti i tempi. Le cose sono anche un po' cambiate, non c'è più forse quel carattere sportivo che c'era prima, è diventata una cosa molto più competitiva, molto più senza una grande passione probabilmente uno si dedicherebbe a altre cose, farebbe altre cose più facili. Alla tenuta è legato non soltanto il nome di Ribot,
un puro sangue dai record ancora imbattuti, ma anche quello di un vino, nato da un'intuizione e baciato dal successo. Un successo che deve molto anche alle caratteristiche del clima e del terreno. Il Sassicaia è nato per un'idea che mio padre aveva sempre portato con sé, però non aveva mai potuto realizzare, di cercare di fare qualcosa di diverso nella produzione del vino italiano. Ricavato prevalentemente dal vitigno del Cabernet, il Sassicaia si differenzia nettamente dai vini della tradizione locale. Dall'innovazione è nato un successo immediato, con numerosi premi e riconoscimenti internazionali, insigniti a quel nuovo vino creato dal marchese Mario Incisa della Rocchetta. Mio padre ha deciso di fare un esperimento, anche se allora sembrava completamente fuori da ogni logica di mercato, ha avuto immediatamente molto successo, e da allora c'è stata una vera e propria rivoluzione nella viticoltura italiana. I cipressi, che a Bolgheri, alti e schietti, banda a San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. I celebri versi di Giosuè Carducci sembrano risuonare lungo il viale della piccola quanto caratteristica frazione di Bolgheri, dove il poeta aveva vissuto per 10 anni durante l'infanzia. Le vigne, uno dei segni distintivi della regione, scorrono veloci lungo il tragitto che conduce in un luogo dove si intrecciano storia, arte e sacralità. Il santuario di Montenero conserva una delle maggiori raccolte italiane di ex voto, i doni portati da chi aveva ricevuto una grazia. Se ne contano oltre 700, tra dipinti, alcuni firmati dai macchiaioli, e oggetti della vita quotidiana che raccontano vividi spaccati di epoche passate. Sorto nel 300, in seguito alla guarigione di un pastore che sarebbe avvenuta su un'altura allora chiamata Monte del Diavolo, il santuario è da secoli meta di numerosi fedeli, molti dei quali provenivano dalla vicina Livorno. Porto principale della Toscana, 1000 anni fa Livorno era poco più che un villaggio di pescatori. Da insediamento militare conteso tra le repubbliche marinare di Pisa e Genova, nel Cinquecento i Medici l'hanno trasformata in città mercantile, destinata a espandersi attraverso il commercio internazionale. Nei palazzi dei suoi quartieri si leggono il successo e la storia di una città che ha visto arrivare dal mare la propria crescente ricchezza, non soltanto economica, ma anche culturale. Villa Mimbelli è stata costruita nell'Ottocento, quando la grande borghesia imprenditoriale e finanziaria di Livorno faceva edificare residenze lussuose ai margini della città. Danneggiata dalla guerra, la villa è stata restaurata e aperta al pubblico. Oggi ospita il Museo Civico Giovanni Fattori, con una raccolta di dipinti suoi e di altri macchiaioli, la cui poetica privilegiava il realismo dei colori locali. La sala da fumo, o moresca, è densa di un'atmosfera dal gusto esotico di impronta orientale, ispirandosi al contempo ai modelli bizzarri del modernismo. Ogni stanza vive di una personalità propria, dettata dal gusto eclettico dei proprietari che venivano dalla Dalmazia. Con i suoi edifici che si affacciano sui canali, il quartiere di Venezia Nuova è tra quelli che più rappresentano l'anima libertaria della città.
Livorno ha uno spirito secolare di tolleranza e libertà, ideali che emergono nei suoi abitanti, vivaci e sapienti autori di un'ironia affilata, abituati a vivere la loro socialità lungo le strade e in stretto rapporto con il mare. Appena fuori dal centro urbano, il litorale livornese è un concentrato di scenari marini, dove lo sguardo si lascia cullare dalle onde. Sulla pelle il soffio insistente del libeccio, nell'aria il profumo delle ginestre. Castiglioncello è sorta su un promontorio ricoperto di pini e lecci e fu una musa ispiratrice per l'arte di fattori e dei macchiaioli, capaci di riprodurre su tela gli aspetti più intimi e commoventi della natura. Gli scenari del litorale sono stati cantati dal poeta Giovanni Marradi. Le sue rime narrano anche la poesia delle spiagge bianche di Rosignano, che sfavillano al tramonto. Negli ultimi anni la cultura contadina della Toscana è sempre più valorizzata. Oggi la regione vanta il maggior numero di prodotti tradizionali in Italia. Diverse leggi garantiscono una coltivazione naturale e oltre 2700 aziende agricole utilizzano metodi biologici certificati. Da sempre il territorio toscano restituisce all'uomo una grande ricchezza conservata in profondità, fatta di rame, marmo e alabastro. Nello scenario aspro delle rocce argillose, dominato dalle balze, un'immensa voragine originata dalle infiltrazioni d'acqua nel terreno, sorge l'antica Volterra. Nella città del vento e del macigno, come la definisce D'Annunzio, la pietra ricorre nei muri dei palazzi e della cinta difensiva e con la stessa durezza i suoi abitanti hanno difeso da sempre la loro indipendenza. I volterrani sono orgogliosi dei loro 3000 anni di storia e della ricchezza artistica della città. L'assetto urbanistico duecentesco del libero comune è tra quelli meglio conservati in Italia. Tra le mura di Volterra si compie da secoli un'arte antica e affascinante, rilanciata nel Settecento con la fondazione di una scuola laboratorio, sulle cui orme proseguono gli artigiani contemporanei. Una sessantina anni fa. I primi montati dall'alabastro l'ho avuto 10-12 anni, così, un po' per passione, un po' perché eravamo in un ambiente dove l'alabastro e le botteghe erano dappertutto, ecco, voglio dire. Noi eravamo una famiglia numerosa e si lavorava tutti nell'ambito dell'alabastro, il babbo, la mamma e altri 2 fratelli. E si facevano normalmente colonne, vasi. Poi gli animali ho cominciato da me, ecco, praticamente. Ho cominciato a improvvisarli nella pietra, la voglia di fare questo tipo di lavoro, e ho cominciato e ho continuato così. Praticamente io dal pezzo della pietra e dall'idea di che soggetto voglio fare è un po' un compromesso fra la forma della pietra e quello io ci voglio fare. E a volte la pietra, perché non essendo uniforme, da un movimento della pietra mi può dare l'idea per farci un dato soggetto. La lavorazione dell'alabastro ha origini etrusche. Di quell'epoca antica sono rimasti sarcofagi e urne funerarie realizzati nella pietra traslucida, di cui il territorio è molto ricco. Il Museo Etrusco Guarnacci espone una ricchissima collezione di reperti, ai quali è affidato il racconto di una civiltà straordinaria.
All'interno delle sale sono conservate circa 600 urne funerarie di alabastro, tufo e terracotta, decorate a bassorilievi. Uno dei reperti più celebri è l'urna degli sposi del I secolo a.C., nella quale lo sguardo dei coniugi è fisso a scrutare i misteri dell'oltretomba. La raffinatezza etrusca trova quasi un simbolo nell'ombra della sera. Un'elegante statuetta in bronzo offerta alle divinità, unica nella forma e nello stile. Alla fine del I secolo a.C., Volterra diventa un municipio romano. Il grande teatro doveva ospitare quasi 2000 spettatori. Questa è Volterra, una sorta di città-museo in cui rivivono 3000 anni di storia. D'altronde, attraversando la Toscana e i suoi grandi spazi aperti, si prova di frequente la sensazione di compiere anche un viaggio nel tempo, dove ieri e oggi convivono in armonia. Nel cuore della Toscana, a sud di Firenze, la Val d'Elsa è un territorio che offre molti itinerari naturalistici e culturali. Fin dall'anno 1000, i pellegrini diretti a Roma, provenienti dal nord Europa, attraversavano questa zona lungo la via Francigena. Certaldo è cresciuto lungo il suo percorso, recentemente dichiarato itinerario culturale europeo. Una passeggiata nel centro storico di Certaldo, che domina il borgo da un colle, è scandita dalla visita agli edifici medievali e rinascimentali. Primo fra tutti il Palazzo Pretorio, dalla facciata costellata di stemmi. La casa più celebre è quella attribuita a Giovanni Boccaccio, uno dei massimi letterati italiani di tutti i tempi. Così come i personaggi del suo Decameron si intrattenevano con racconti intorno a un tema diverso ogni giorno, tutti gli anni una nuova ispirazione poetica anima le strade di Certaldo e prende vita nella Mercantia. Per un'intera settimana tutti gli angoli del paese ospitano artisti di strada ed eventi teatrali e musicali. Il festival ha accresciuto nel tempo il proprio successo di pubblico, superando i 40.000 spettatori. Musiche indiane e tamburi brasiliani, marionettisti russi, acrobati, mimi e giullari si incontrano in un luogo dove l'energia della performance artistica si sprigiona in tutta la sua forza. Lungo l'antico tracciato della via Francigena, molti pellegrini sostavano nella ricca città di San Gimignano, da sempre patria dello zafferano, la spezia più preziosa mai conosciuta. In epoca medievale, tutte le famiglie arricchitesi con il commercio volevano ostentare il proprio status sociale, ma le leggi, dette suntuarie, impedivano o limitavano la possibilità di indossare gioielli e abiti preziosi. Si instaurò così una competizione giocata sulla costruzione di torri sopra i palazzi di famiglia, concesse purché non superassero in altezza quelle degli edifici pubblici. I fasti cittadini investivano anche i numerosi luoghi di culto religioso, a cominciare dalla collegiata. Suddivisa in 3 navate, la chiesa ospita affreschi della scuola senese e fiorentina, realizzati tra il XIV e il XV secolo. I temi sono tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento, come il giudizio universale, il paradiso, l'inferno e il martirio dei santi. La basilica è al contempo un luogo di fede e di arte.
Alcune delle opere, tuttora presenti nella chiesa o trasferite nei musei della città, sono state finanziate da governanti e cittadini in segno di devozione. La cappella di Santa Fina è decorata con maestria da affreschi del ghirlandaio. Sotto il cielo di San Gimignano è custodito un tesoro inestimabile di chiese, palazzi, musei e piazze che decorano una città dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Se nel periodo di massimo benessere svettavano ben 72 torri, dopo quasi 1000 anni ne rimangono 13 a testimoniare una ricchezza secolare. Il Museo del Cristallo di Colle Valdelsa racconta il prestigio della città per la sua produzione artigianale, diventata famosa quanto quella di Boemia. Un prestigio cui gli abitanti erano già abituati. Nel XIV secolo i maestri artigiani locali erano conosciuti in tutta Europa per le loro vetrerie, i cui vasi e bicchieri erano la fonte economica più rilevante della città. Colle Valdelsa ha visto crescere la propria ricchezza anche in seguito alla decadenza di San Gimignano, esclusa da nuovi tracciati della via Francigena. Fiorente già in epoca medievale, alla fine del Cinquecento è stata elevata al rango di città vescovile e ha visto così crescere i monumenti civili e religiosi che popolano le sue strade. L'atmosfera medievale convive con eleganti palazzi rinascimentali, soprattutto nella parte alta della città, che domina il livello urbano sottostante. Alla ricchezza delle epoche passate si affianca quella proveniente dal cristallo. La produzione industriale soddisfa il 14% della domanda mondiale, mentre gli artigiani continuano a creare eleganti pezzi unici per un mercato d'élite. Il mio lavoro è stato proprio scelto dopo la scuola professionale. Questa macchina, che è del 1920, il padre l'aveva in casa e quindi io ho vissuto fin da piccolo questo lavoro. La perfezione che caratterizza le opere degli artigiani è, come spesso accade, frutto di insegnamenti tramandati per generazioni. In futuro, la continuità della tradizione locale sarà garantita da giovani talenti che hanno già iniziato ad apprendere le tecniche di un lavoro tanto complesso quanto affascinante. Ho un'allieva da Roma che è già molto brava e poi c'ho un'allieva giapponese da Tokyo che anche lei è molto brava e questo mi gratifica molto per il proseguo della mia, diciamo, carriera, anche se sono a 79 anni. A giudicare dalle mura e dalle torri che circondano Monteriggioni, sembrerebbe che i calendari siano fermi al Medioevo. La corona che cingeva la testa d'Italia nelle vecchie monete da 100 lire è la struttura difensiva voluta nel 200 da Siena per contrastare l'espansione di Firenze. Più volte le due potenze si sono contese il borgo, ma l'assenza di battaglie sanguinose o di lunghi assedi ha preservato i quasi 600 metri di mura perimetrali e le 14 torri. L'area del Chianti deve la sua fama internazionale all'attività vitivinicola, una produzione secolare che spesso si intreccia con la storia, come accade a Badia a Coltibuono. Gli edifici, nati 1000 anni fa come monastero, ospitano oggi una fiorente azienda agricola che perpetua con successo la tradizione di un luogo il cui nome significa buon raccolto.
si incominciò a produrre vino qui a Badia Coltibuono che ancora si parlava latino, quindi c'è una tradizione, c'è una storia talmente, c'è un peso bello, importante dietro la produzione di Coltibuono che nella nostra visione è sicuramente molto, molto, molto influenzata da questo. Da circa un secolo e mezzo, la famiglia Stucchi-Prinetti lega il suo nome e la sua storia a Badia Coltibuono. Oggi come un tempo, l'alta qualità del vino è il risultato di una gestione attenta di tutta la filiera produttiva. Ci deve essere una frutta gentile e deve essere un vino, per come lo vedo io, mai troppo potente, troppo forte, deve essere un vino che deve mantenere una caratteristica di eleganza. Vincitori di numerosi premi internazionali, i vini di Badia Coltibuono emergono per la scelta di una coltivazione biologica che rispetta la tradizione. Percorrendo le strade del Chianti, dove i boschi si alternano a lunghe distese di vigneti, le soste per una degustazione di qualità non potranno che essere frequenti, incorniciate da edifici e luoghi storici di grande valore artistico e culturale. In un territorio che da sempre lega le proprie vicende a quella della produzione vitivinicola, nel 1924 alcuni produttori chiantigiani si riunirono per difendere e valorizzare la produzione del Chianti classico. Era il primo passo per la fondazione di un consorzio di tutela della qualità del vino autoctono. Il suo marchio, un gallo nero, è originato dal simbolo che nel 200 fregiava la Lega del Territorio, formatasi sotto la guida di Radda in Chianti. Questo borgo medievale, posto sulla cima di un colle coperto di boschi e vigneti, è intriso di una storia lontana, mescolata alle vicende più recenti del territorio. C'è un Chianti senese e un Chianti fiorentino, senza che tuttavia il paesaggio e l'identità culturale cambino. Nel Chianti di Firenze, non lontano dal borgo di Montefioralle, le strade secondarie portano al cuore del territorio circostante, dove i castelli sono luoghi non soltanto da visitare, ma anche da vivere, come nelle camere lussuose della fortezza di Santa Maria Novella, trasformata in residenza turistica. Da oltre 10 secoli, la Pieve di San Leolino è un luogo di culto ricco di opere d'arte. Immerso nel Chianti fiorentino, l'edificio romanico accoglie al suo interno numerosi dipinti e affreschi, restaurati in occasione della sua recente riapertura al pubblico. Più volte appare l'immagine della Madonna che tiene in braccio il bambino, con accanto angeli o santi. In ciascuna emerge il gusto artistico di epoche diverse. Al trittico del primo Quattrocento si affiancano le figure frontali su sfondo scuro di una tavola duecentesca alla parete sinistra. La sua vivacità, tipica di una pittura primitiva, convive con la luce di un trittico trecentesco del maestro di Panzano. Come spesso accade durante un viaggio in Toscana, bastano pochi chilometri per farsi sorprendere da un altro luogo, altrettanto degno di attenzione. Muri spessi di grandi cantine mantengono a temperatura e umidità costante il vino
contenuto in circa 2000 barrique di rovere francese. Questa preziosa cornice che circonda la produzione del Chianti classico è la badia di Passignano, immersa tra i vigneti di una delle tenute più suggestive dei marchesi antinori. Il Chianti è veramente un vino storico, un vino che ha una storia lunghissima, una tradizione, e per molto tempo è diventato un po' ed è stato il sinonimo del vino italiano rosso, insomma. Il fiasco di Chianti era un po' l'emblema, insieme magari al mandolino, insieme al piatto di spaghetti, era l'emblema dell'Italia o dell'Italietta di quell'epoca. Il successo dell'intero territorio dimostra che il Chianti continua ad essere un simbolo nazionale concreto. Dagli anni 60 l'intera zona attrae ospiti dall'estero che comprano le vecchie ville padronali e le case coloniche abbandonate dai mezzadri. Una scelta comprensibile. Non è difficile innamorarsi di questa terra e della straordinarietà del suo vino. Chianti, per il fatto che si basa su questo grande vitigno che è il Sangiovese, che tutti ci invidiano, ma che nessuno riesce veramente a valorizzare come è stato fatto in Toscana con il Chianti. E poi perché viene da quello che i francesi chiamano terroir, cioè da un ambiente molto particolare, sia da un punto di vista del terreno che anche dal punto di vista del clima, e quindi ne nasce un vino che ha questa grande identità. Proseguendo a nord verso Firenze, le note morbide e vellutate del Chianti risuonano in lontananza, lungo le colline dolci dell'area fiorentina, tra olivi e ville cinquecentesche, in luoghi pervasi da tradizioni artigiane secolari. Nell'arco dell'anno, l'accensione dei forni di un artigiano dell'Impruneta si accompagna a una grande festa. Ospite immancabile è il peposo, piatto tipico dei fornacini a base di carne che viene fatta cuocere con lo stesso fuoco utilizzato per i manufatti. La tradizione nasce dalla necessità di far cuocere a lungo carni di taglio poco nobile e quindi un po' robuste. Se si assegnasse un colore a ogni borgo toscano, l'Impruneta otterrebbe il rosso, caratteristico delle sue terrecotte, celebri da secoli per la loro resistenza. Da diversi decenni la continuità della tradizione artigianale è garantita da un consorzio, nato per assicurare la qualità produttiva anche a livello industriale. I forni dell'Impruneta distano circa 15 km dalle loro tegole rosse sulla cupola del Duomo di Firenze. La presenza medicea che pervade gran parte della regione si fa sentire più forte con l'avvicinarsi a Firenze. Nel XV e XVI secolo i Medici costruirono diverse ville nelle campagne attorno alla città. Il lusso del passato brilla ancora nei giardini che circondano la Petraia e la Villa di Castello, residenza estiva di Lorenzo il Magnifico. Fu proprio per questa dimora che nel 400 Sandro Botticelli creò i capolavori oggi vanto della Galleria degli Uffizi, la Primavera e la nascita di Venere. La gloria dei Medici viene ritratta dalle allegorie dei primi giardini all'italiana, quando la natura diventa luogo dell'arte. Anche oggi i giardini si rispecchiano nei dipinti dell'epoca, che li avevano fotografati alla loro nascita. Sulla città e sul paesaggio delle colline fiorentine domina la Torre del Gallo, dimora di personaggi illustri che ospitò anche Galileo Galilei. Dalla sua sommità lo scienziato era solito osservare la volta celeste.
Ed eccola infine, quella Firenze che custodisce l'essenza della bellezza, che tutti sanno riconoscere in fotografia, che non è una città grande, ma indiscutibilmente una grande città. Il solido Ponte Vecchio, frequentatissimo fin dal 300 dai passanti e da venditori di ogni tipo, è uno di quegli scorci cittadini riconoscibili a prima vista. Altri luoghi di Firenze, invece, sono più nascosti, meno noti, ma non meno sorprendenti. Nelle sale del Museo Stibert emerge con forza che la bellezza di Firenze non è solo un fatto estetico. Accanto al gusto rinascimentale donatole dalla raffinatezza dei Medici, la città è un centro di cultura internazionale, da secoli abitato e visitato da amanti di ogni forma di conoscenza. La ricerca del proprio senso del bello si traduce, nel museo, in una delle più ricche collezioni al mondo di armi antiche e costumi. Nella sala della cavalcata sono schierati cortei di cavalieri europei e ottomani a grandezza naturale, nelle armature originali del Cinquecento. Allestita nell'Ottocento, la casa museo di Frederick Stibert, inglese di origine toscana, risalta per l'originalità della forma espositiva e per la quantità di oggetti, circa 50.000, esposti in oltre 60 sale. La sua ricerca si è spinta il più lontano possibile, alla scoperta dei combattimenti dei samurai e dell'India, senza porre confini al desiderio di cultura. Dalla villa di Stibert verso il centro storico, Piazza della Libertà segna l'ingresso da nord nel quartiere San Lorenzo, nato sotto l'impulso di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico. L'arco di trionfo è stato eretto nel Settecento, sotto gli Asburgo-Lorena succeduti ai Magnifici, e inaugura la tendenza a creare in città spazi di verde pubblico per le passeggiate della borghesia. Al di là dell'Arno, sulla riva sinistra del fiume, Santo Spirito è al contempo il nome della chiesa e del quartiere che la ospita. La semplicità della facciata, mai veramente conclusa, si riflette nell'atmosfera popolare delle strade circostanti, dove si concentrano l'artigianato e, a botteghe chiuse, la vita notturna. Sempre nell'Oltrarno, Palazzo Pitti è stato abitato dai governanti, per poi accogliere un insieme variegato di percorsi artistici in altrettanti musei. Santa Croce è una delle chiese più importanti della città. Terminata alla fine del Trecento, è celebre per gli italiani illustri sepolti al suo interno e per le sue numerose opere d'arte. Il David di Michelangelo, in Piazza della Signoria, sta all'ombra dell'imponente edificio, simbolo del potere politico, chiamato Palazzo Vecchio, dopo il trasferimento dei Medici a Palazzo Pitti. Se alla fine del viaggio la bellezza di Firenze può tornare a casa soltanto nelle immagini e nei ricordi, non mancano i mercati, che in tutta la città permettono di conservare un oggetto concreto e caratteristico. Non lontano da Santa Croce, in Piazza dei Ciompi, si respira tutti i giorni un'atmosfera avvolgente, curiosando sulle bancarelle che vendono dipinti, gioielli, mobili e oggetti tra il vecchio e l'antico, piccoli tesori con il profumo di un tempo passato. Arnolfo Di Cambio, Giotto, Francesco Talenti, Andrea Pisano, Luca della Robbia, Filippo Brunelleschi. A questi e altri nomi entrati nell'Olimpo dell'arte italiana
è stata affidata in più fasi la realizzazione del Duomo. Dal 300 la loro genialità si fa ammirare nella Basilica di Santa Maria del Fiore. Ma oltre che di grandi edifici, Firenze racconta anche una storia d'arte fatta di oggetti, gioielli, pietre preziose. Il Museo dell'Opificio delle Pietre Dure è dedicato a quest'arte che ha dato il nome all'antico e prestigioso istituto di cui fa parte e raccoglie le testimonianze di una manifattura, quella al servizio della famiglia Medici, che ha prodotto oggetti preziosi attraverso i secoli. Questi oggetti hanno come caratteristica di essere costituiti di marmi policromi, di pietre dure, di pietre tenere e anche di materiali pregiati come il corallo e la tartaruga. Sono rappresentanze del collezionismo cinquecentesco amatissimo ed è tipico di Firenze il commesso policromo dove ci sono uccelli, frutta, fiori e trionfi, diciamo, di tipo naturalistico. Una grande quantità di pezzi d'arte prodotti dall'opificio è esposta all'interno del museo, lungo un percorso che ricompone la storia stessa della loro lavorazione. Quelli che a prima vista potrebbero sembrare classici dipinti sono in realtà composizioni su pietra, capaci di evocare con estremo realismo la profondità e i dettagli di paesaggi naturali e persone. Nelle sale è raccolta soltanto una parte della produzione dell'opificio. I manufatti decorano molti edifici della città. Seguendo il modificarsi del gusto artistico, la lavorazione continuò anche durante il governo degli Asburgo-Lorena, fino al termine del Granducato di Toscana. Alla fine dell'Ottocento, quando la responsabilità di questa manifattura pubblica era dei Savoia, si è verificato un oggettivo declino e la produzione di oggetti preziosi non interessava più né la corte né il mercato. Allora il direttore Edoardo Marchionni prese la decisione intelligente e fondamentale di riconvertire il sapere dei suoi maestri e operai al servizio del restauro delle opere d'arte. L'inizio di un nuovo capitolo dell'attività dell'opificio ha dato avvio a una tradizione perfino più apprezzata a livello internazionale. Quelle opere che nel tempo vedevano svanire la loro bellezza originaria tornano a rivivere grazie al lavoro di un numero sempre crescente di specialisti provenienti da ambiti diversi. Direi che se c'è una caratteristica che contraddistingue quello che si fa qui nell'opificio è quella di abbinare costantemente la scienza, la tecnologia e l'intervento di restauro. Ogni decisione è preceduta da indagini scientifiche e dall'interpretazione dei dati, ogni intervento è accompagnato dalla verifica operata dagli scienziati. La Firenze del Rinascimento è stata fra le città in cui più di frequente le piazze e le strade si animavano con festività religiose, giochi e tornei. Dalla consapevolezza delle tradizioni, ancora oggi il calendario è disseminato di eventi storici, tra i quali il celebre calcio fiorentino. La competizione tra i quartieri della città, nata nel Cinquecento, è tornata a rivivere dagli anni 30. In piazza Santa Croce, il corteo storico introduce i calcianti delle due squadre arrivate in finale, pronte a fronteggiarsi per ottenere la vittoria. La piazza diventa uno stadio. I costumi colorati identificano la squadra. Il pubblico vive la partita con la passione dei tifosi più energici. Solo le regole, che pure esistono, sono lontane da quello del calcio odierno. Le prime partite erano giocate dai nobili, tra cui molti esponenti dei Medici, 2 dei quali sono diventati papi.
Molta acqua è passata sotto i ponti dell'Arno, ma la voglia di vincere è rimasta. Oggi gli applausi vanno alla squadra di Santa Croce. La rivincita è rimandata all'anno prossimo per la festa del patrono San Giovanni. Malgrado si richieda molto a un simbolo universale di bellezza, Firenze riesce sempre a superare le aspettative dei suoi ospiti. Perché è uno scrigno colmo di ricchezza, la culla di una cultura espressa da artisti e scienziati che hanno fatto la storia della civiltà. Firenze e la Toscana sanno comunicare il loro fascino attraverso molti linguaggi. Si sono lasciate raccontare dalle parole di Dante, Boccaccio, Machiavelli e da innumerevoli poeti. Si specchiano nelle immagini create dal genio degli artisti come Leonardo e Michelangelo. Riempiono lo sguardo con i loro luoghi pieni di storie da raccontare e con i colori dei loro paesaggi. Fanno assaporare lentamente la loro armonia tra antico e moderno. Come una musa ispiratrice delle anime artistiche di tutti i tempi, la Toscana continua ad alimentare in ogni viaggiatore il sogno, realizzabile, di vivere sulla propria pelle tutta la poesia dei suoi luoghi.